Quando nel 1934 Pirandello ricevette il premio Nobel per la letteratura dal re di Svezia Gustavo V, il mondo si avviava verso la più tragica delle sue guerre. In quell'anno, nell'anno in cui Walt Disney inventò il più simpatico dei suoi personaggi, Paperino, svagato e bonaccione, perennemente al verde eppure fiducioso nell'esistenza, Adolf Hitler concentrava nelle sue mani la doppia carica di capo dello Stato e capo del governo e così facendo dava l'ultima spallata alle istituzioni della vecchia Repubblica di Weimar, spingendo l'Europa verso la più tragica delle implosioni. Pirandello, che aveva a lungo atteso il riconoscimento del Nobel, pare che accogliesse questa notizia con un forte disincanto. Pagliacciate, avrebbe scritto sulla sua macchina da scrivere, di fronte ai giornalisti convenuti per celebrare il trionfo nel villino romano dello scrittore. Pirandello, che aveva accolto la notizia della nomina ad Accademico d'Italia come un riconoscimento tardivo alla sua arte, vide in questo conferimento del premio Nobel una manovra politica volta a blandire l'anziano scrittore, a attutire il rancore di un drammaturgo che si era visto negare dallo Stato fascista il sostegno promesso alla sua arte e al suo teatro. Una disillusione che anima la sua ultima pièce, rimasta incompiuta per il sopraggiungere della morte, I giganti della montagna. Poco di tutto questo trapela nel discorso che Pirandello pronunciò il 10 dicembre del 1934 al banchetto per il conferimento del premio Nobel nel municipio di Stoccolma. In un contesto internazionale in cui quelle disillusioni mai dimentiche sembrano allontanarsi, il nemico interno si fa più remoto, i critici, il pubblico italiano, Pirandello sembra proiettarsi in un aldilà, in un altrove, che leggiamo proprio nelle sue parole. Per riuscire nelle mie fatiche letterarie ho dovuto frequentare la scuola della vita, scrive l'anziano scrittore. Questa scuola, inutile per certi menti brillanti, è l'unica cosa che può aiutare una mente come la mia, attenta, concentrata e paziente. Inizialmente del tutto simile a quella di un bambino. Uno scolaro docile, se non con gli insegnanti, di sicuro con la vita. Uno scolaro che non verrebbe mai meno alla sua totale fede e fiducia in ciò che ha imparato. Questa fede nasce dalla semplicità di fondo della mia natura. Sentivo il bisogno di credere all'apparenza della vita, senza alcuna riserva o dubbio. L'attenzione costante e la sincerità assoluta con cui ho imparato e meditato questa lezione, la lezione della vita, hanno palesato un'umiltà, un amore e un rispetto per l'esistenza indispensabili per assorbire delusioni amare, esperienze dolorose, ferite terribili e tutti gli errori dell'innocenza che danno profondità e valore alla nostra espressione. Tale educazione della mente, conquistata a raro prezzo, mi ha permesso di crescere e nel contempo di rimanere me stesso. Evolvendosi, il mio talento più vero mi ha reso del tutto incapace di vivere, come si conviene a un vero artista, capace soltanto di pensieri e di sentimenti, pensieri perché sentivo e sentimenti perché pensavo. Di fatto, nell'illusione di creare me stesso, ho creato solo quello che sentivo e che riuscivo a credere. Un uomo, quello che scrive queste parole, che si è già ritirato dalla vita, per un ideale maggiore, l'arte. La storia di questo progressivo ritirarsi dalla vita di Pirandello era iniziata, se non sbaglio, 30 anni prima, nel 1904.